Speriamo che siano un po' più accoglienti dei liguri qua. Perché ti stai immaginando che siano come i liguri? Perché c'era uno col mitra all'ingresso. Eccoci qui, partiamo, lasciamo il rancho in cui abbiamo passato una bellissima notte, ci dirigiamo a sud, destinazione San Juan Bautista Tuxtepec. Ma direte voi, perché c'è così silenzio, non si sentono le moto in sottofondo? Beh, l'imprevisto di oggi è che i microfoni non si sono collegati alla GoPro e quindi per questo tragitto non abbiamo l'audio. Godetevi la strada, le curve, il panorama per qualche secondo e sentirete di nuovo le nostre soavi voci quando ripartiremo da Tuxtepec. A tra poco. A Tuxtepec succede una cosa stranissima. Quando arriviamo, due ragazzi che sembrano avere più o meno la nostra età si avvicinano a noi appena parcheggiamo le moto e ci chiedono dove stiamo andando, da dove veniamo. All'inizio ci sentiamo un po' in imbarazzo perché ci dicono di averci seguito negli ultimi chilometri che abbiamo fatto entrando nella città e ci è sembrato subito strano. Praticamente ci hanno pedinato fino a quel punto, fino a quando non abbiamo parcheggiato. Però poi si rivelano subito molto amichevoli, ci dicono se vogliamo cenare con loro una volta che ci siamo riposati e rilassati un attimo. Decidiamo di accettare ed è stata una sorpresa bellissima perché abbiamo passato una bella serata insieme, abbiamo chiacchierato un sacco, ci hanno consigliato un bel po' di perle da andare a visitare nello stato di Oaxaca e questa accoglienza è stata davvero inaspettata, incredibile. Siamo felicissimi di averli conosciuti, quindi grazie davvero per la serata e per i consigli Julio, Cesare e Daniela e speriamo di rincontrarvi sulla strada visto che anche voi avete la moto e sappiamo che vi piace viaggiare. Ma torniamo a noi. Ripartiamo da Tuxtepec e all'inizio anche qui i microfoni non funzionavano, ma per poco, ve lo prometto. Ripartiamo diretti al pueblo magico Capulalpan de Mendez, che ci riserverà non poche sorprese, come vedrete. Ah, e dimenticavo, ricordatevi di iscrivervi e di accendere la campanellina, così saprete quando esce il nuovo video, no? Strabello qua. Muy bueno. No, bonito, non bueno. Bueno per il cibo. È tutto da solo. Giusto. Sì, sì. Oppure, che padre! Come abbiamo imparato ieri, che si dice. Sì, questo tratto stradale sembra un po' Asia, in generale. La densità di macchine è nettamente inferiore. Sì, e anche la densità di clacson. Infatti qui non suona nessuno, nessuno suona il clacson. Mai. Una figata. Vabbè, comunque prima di ritrovarci in un luogo pieno di gente vi raccontiamo i consigli che ci sono stati dati per gestire la polizia in Messico. Poi vedremo se succederà o se non succederà o se avremo esperienze differenti. Però quello che ci hanno detto è che tendenzialmente quando ti fermano c'è la possibilità che siano interessati, diciamo così, al dinero. E quindi anche se non hai fatto niente magari te lo fanno capire più o meno velatamente. Magari ti chiedono altre cose, documenti, cose del genere. Ti trattengono un po', fanno un po' così. Beh, il consiglio è di, se dovessero fartelo capire, tirare fuori almeno 50 peso, cioè 2 euro, almeno 50. Al massimo 100, cioè in 2. Per avere il lasciapassare, diciamo. Vamos a la izquierda, dirección Oaxaca. Ma che città è questa? Non si sa. San Juan Bautista Valle Nacional. Mi è entrato un animale nel casco. Aiuto! Vediamo se mi pungerà un'ape in faccia oppure
No, vado? Levo? Cos'altro puoi fare? Che avevi la visiera aperta? Eh sì. Ah. No, non sembra che ci sia. Va bene, va bene. Nessun animale. Quanto pare. Niente, dopo questa pausa ape o non ape, vi faccio vedere un po' il panorama, che la mia bella faccia nel Ti cazzo. è caduto il guanto. E infatti. Ok. Qua sì che siamo al 50% di dipendenza. Sale, sale. Sale di brutto. Sente la fatica della mia moto. Dai, Martina, ce la facciamo. Dalla camera magari non si capisce, guarda. Se poi carichi come siamo, moto ce la fai, dai, ce la fai, ce la fai. Ce la fa, ce la fa. Guarda che valle, ma che roba, no, ma aspetta. Bellissimo. Devo girare la camera, fermiamoci un secondo. Sì, capo. Direi che possiamo andare con vista sul panorama. Che belle curve. Eh? Che belle curve. No, urla. E tu sta un pochino sorda. La verità. La valle. Finalmente, panorama, le curve. Evviva! Dovete sapere che Andrea scappa. Ma quando ci sono queste curve, come si fa? Come si fa? È un muscolo involontario quello dell'acceleratore, semivolontario diciamo, che viene azionato o perché lo decido io o perché lo decide la strada. Ah, Hai capito? già. E non rallentare quando c'è da andare. Oh, E quando vado, perché vado, e se non vado, è perché non vado. c'ho fame, boh. Mi lamento. Adesso spunta, spunta. Guarda come spunta. Guarda come Spunta. spunta. La valle. La valle. E ragazzi, che ci possiamo fare? E il masso. Guarda come spunta il masso. Adesso se ti spunta in testa non è divertente. No, per niente. Eccoci. Stiamo arrivando al Mirador. Cerro Pelon. E si sale. Sempre, si sale sempre. Ci siamo, ci siamo. Bello. Che bello qua. C'è scritto, oh, il Mirador. Super buio il Mirador qua. Siamo arrivati al Mirador. Al cibo. Il cibo. Cibo. Bonito. Non bonito, bueno. Bueno, scusa. Confondo sempre. Non è così caldo che la mina passa. Non è veramente idea. Qua siamo in una specie di rifugio di montagna, ma tutto molto silenzioso. Così. Ovviamente ci siamo solo noi. Ecco. Noi e un po' di cibo che c'era. Adesso diamo uno sguardo al Mirador e ripartiamo per arrivare
Non mi ricordo come si chiama il posto. Nemmeno io come ricordo. Strada solo per noi. È un posto surreale. In mezzo alla carretera. 175. No, ma facciamolo volare il Bronco. Che bello è. Siamo di nuovo in marcia. La strada comunque è bellissima, ci aspettavamo qualcosa di terribile probabilmente, ma è ordinatissima, curata e poi è super panoramica. Sì, la strada è davvero bella, ma la cosa più bella è che siamo in Messico. Se ti fai un giretto per andare al lago di Como, così, la strada è uguale alla Sì. carretera 172, Oaxaca, aspetta, Sì. uguale. Sì. Poi non c'è il cioccolato con panna, c'è il taleggio. Il taleggio. Oddio, ma ti ricordi quella volta che siamo andati a mangiare? No, per favore, non si parla di roba troppo buona da mangiare. Come la parola pizza è proibita, taleggio è proibito. Comunque se vedete ondeggiare e vi sta venendo la nausea, sappiate che non è colpa mia, è che qua non c'è un rettilineo neanche a costruirlo apposta, cioè c'è una curva dopo l'altra, è incredibile, bellissimo. Infatti dice utilizza il cinturón de seguridad. Aspetta, sì, l'ho messo. Allora, io mi fermo un secondo. Vediamo se è davvero facile come dicono. 1, i dos. Fa vedere se si vede qualcosa. Ciao. Ciao. È stato facile. Vamos. Si sbracciano proprio. Che bello essere salutati così, accolti così. Sì, questa accoglienza non eravamo più abituati e non ce l'aspettavamo. Questa è una di quelle strade in cui se stessimo giocando a GeoGuessr con Fede. Ciao Fede. Ciao Fede. Se giocassimo a GeoGuessr avremmo sbagliato di sicuro continente. Vediamo se riesco a spostare la camera agilmente. Speriamo davvero che vi piaccia venire un po' in moto con noi. Cercheremo sempre di trovare belle strade da percorrere, nuovi punti di vista. Quando ritroviamo la mia voce anche storie interessanti a contare. Con sto panorama, la nuvola di Fantozzi, ragazzi, Quanta roba che si può bagnare abbiamo. guarda qua, la nuvola di Fantozzi, abbiamo niente, noi stessi ci bagniamo. Oh, Vabbè, hanno col detto sole. che nel pomeriggio avrebbe piovuto Vabbè, col sole. e alle 5:03 ha iniziato a piovere col sole. Chi se ne frega, non se ne frega niente, il sole piove. Che Se bellezza. nuvole sembrano nieve de coco. E siamo arrivati a Istlan. Davvero? Sì. Adesso c'è una svolta e il pueblito magico. Toppe. Wow, Toppe. buco. Wow, toppe. Wow. Qui c'è il benzinaro e noi giriamo a sinistra.
Bienvenidos, Comedor. Che bello lui. C'aveva un mitra però. Speriamo che siano un po' più accoglienti dei liguri qua. Perché ti stai immaginando che siano come i liguri? Perché c'era uno col mitra all'ingresso. Torta di riso finita. Ma non mi pare tanto magico. No? Che ti pare? Per ora non mi sembra magico, no. Ah, lì c'è il centro storico, bello! Ma si può salire in moto, no? Andiamo a chiedere all'usciere se Sì. c'è un posto dove... quello lì che c'era dalla sbarra. Ok. Se c'è un posto dove possiamo alloggiare. Barato, digli barato, perché sennò... Che inversione ha avuto fatto. Beh, siamo arrivati. Adesso cerchiamo un posto dove dormire. E niente, è stato bello. Strada magnifica. Carino questo pueblito. Ci fossero anche un po' meno toppe, sarebbe ancora più carino. Polizia. A destra. Li ho visti già allertati. Ah sì? Ah, Claro, claro. claro. Ok. Sí, muchas gracias. Ok. Nada. Filtro sanitario di accesso ha detto no. È stato gentilissimo il poliziotto, ce l'ha detto con tutta la Sì, calma del sì, mondo. ha parlato anche con calma. Però... vabbè, cabagna sia, vediamo sta cabagna. Quindi è andata così. Il pueblito magico stava serrato. Siamo andati all'altro pueblito Ixtlan. Ixtlan e la polizia ci ha detto non puede entrare. E poi ci hanno detto se no c'è la cabagna Ecotourisland. È una figata pazzesca. Siamo in un posto incredibile. Ci sono questi alberi infiniti. Guarda, fai un po' vedere. Sono veramente infiniti. E siamo in questo boschetto dove ci sono delle casettine dove si può alloggiare. Sì, la C'è nostra il casetta vialetto. è questa Abbiamo qua. l'aia gigante. E la nostra casetta è questa qua. Eccola qua. È incredibile. Siamo in una casetta di campagna, cioè di montagna. C'è anche il camino. Ci hanno lasciato la legna col camino. Comunque vi faccio vedere questo aglio, penso che sia aglio, che è alto come me. Non c'è trucco, non c'è inganno, anzi, quello lì è più alto di me. Un po' secchino, Abbiamo lo stesso taglio di capelli, io e l'aglio. Quindi questa è la situazione. E ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi. Qui sotto il tastino, iscrivetevi, il pollicione, mettete like e niente, a Ci presto. vediamo alla prossima. Ciao.